Ciao a tutti cari amici di Fabula Stalker, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Oggi siamo a Rapolano Terme, più precisamente nel Parco dell'Acqua. E come modo migliore per parlare del travertino? In questa puntata ci sarà un crossover tra me e Lorenzo, in cui io mi occuperò della parte geologica, mentre lui della parte culturale e artistica. Intanto voglio ringraziare i nostri follower, e voglio ringraziare tutti, grazie mille e spero che siate sempre più numerosi e sono contento di tutti i vostri commenti, siete molto calorosi e intanto questo vi ringrazio. Ma non badiamo alle ciance, oggi sarà una delle prime puntate che riguarderà la saga di Siena Madrid, in cui oggi saremo appunto per la provincia di Siena, quindi la mia città. Ma non badiamo alle ciance, l'ho già detto prima, e ora partiamo subito con l'episodio. Il travertino è un tipo di roccia sedimentaria calcarea di origine chimica. I travertini nascono in seguito alla precipitazione del carbonato di calcio a partire da acque mineralizzate calde con temperature superiori ai 20 gradi, creando delle concrezioni o incrostazioni. In pratica, sono di origine idrotermale. Il raffreddamento di queste acque e la differenza di pressione della CO2 tra l'atmosfera e l'acqua termale danno luogo ad intensi fenomeni di precipitazione vicino alle sorgenti, con la nascita di placche di travertino molto vaste e spesse. Ci sono però delle condizioni da rispettare per avere la formazione dei travertini: la presenza di un acquifero in formazione carbonatica, la presenza di faglie attive o fratture che permettano la circolazione e fuoriuscita di fluidi, e la presenza di un gradiente geotermico elevato che fornisca calore alle acque. I travertini si trovano spesso in Italia centrale per via della diffusa presenza di acque termali. Esiste anche una seconda tipologia di travertino che nasce grazie a sorgenti con elevato contenuto salino. In questo caso, quando le acque sotterranee fuoriescono dal sottosuolo, vi è un riequilibrio tra CO2 disciolto e quello presente in atmosfera, e questo porta alla precipitazione del carbonato di calcio e della formazione di concrezioni di calcite. Dal punto di vista mineralogico, il travertino è quasi totalmente composto da carbonato di calcio. Il travertino ha una struttura vacuolare dove i vuoti, che sono delle incisioni con dimensioni di alcuni centimetri, sono dovuti al deterioramento di composti organici all'interno della roccia. Qui, a Rapolano Terme, in provincia di Siena, vengono estratti tra i migliori travertini, conservando un certo primato di tradizione e qualità nella lavorazione di questo prodotto. Qui ne troviamo una varietà molto pregiata chiamata Travertino Silver o Travertino Zebra Silver, dove silver in inglese sta per argento. Infatti, questa varietà è caratterizzata da sfumature grigie e da tonalità di colore grigio, argento e beige. Queste sue caratteristiche la rendono una pietra unica, tant'è che viene esportata anche all'estero. E qui, nel Parco dell'Acqua, tutti gli ornamenti sono fatti di travertino. Molto spesso facciamo confusione fra travertini e un'altra tipologia di roccia, i calcareus tufa. Il termine calcareus tufa o tufa deriva dalla parola latina tofus, con cui venivano indicati i materiali da costruzione calcarei o vulcanici, teneri e di facile estrazione. Questi depositi sono carbonati molto porosi, mal stratificati, la cui deposizione risulta fortemente influenzata dalla presenza di piante acquatiche. I calcareus tufa e i travertini hanno un'origine molto diversa. I travertini sono di origine termale con acque con temperature superiori ai 20 gradi, mentre i calcareus tufa si formano da acque a temperature inferiori ai 20 gradi.
Inoltre, i calcario stufa, a differenza dei travertini, si presentano spesso con un aspetto più massivo e sono caratterizzati dall'abbondante presenza di macroresti vegetali come ad esempio foglie, rametti e semi. Il loro studio può darci informazioni sui fattori che hanno controllato la loro deposizione e quindi anche sulla tettonica a cui possono essere stati sottoposti. E adesso tocca a te, Lorenzo, passo la linea. Rapolano Terme si trova nella regione toscana, in provincia di Siena, e dista circa 22 km da questa città, da non confondere con Serre di Rapolano, che è un comune confinante, ma a sé stante. L'origine del nome del paese è alquanto curiosa. Il nome Rapolano deriva dalla pianta di rapa, mentre Terme appunto dalle terme che nel tempo hanno fatto un po' la fortuna di questo comune, tanto da far cambiare persino il nome del paese nel 1949 da semplicemente Rapolano a Rapolano Terme. Possiede 2 stabilimenti, l'antica querciolaia e le terme di San Giovanni. Questo è uno dei pochi comuni in cui organizzano bene o male quasi tutto l'anno delle manifestazioni tipo concerti e sagre tipo il Settembre Rapolanese. Il paese, inoltre, è anche un centro culturale e un luogo pieno di arte, con numerose statue realizzate con il travertino in epoche diverse. Una delle più celebri si trova in Piazza della Repubblica, che si chiama Allegoria della Vittoria, che incorona un soldato morente con la base realizzata interamente in travertino e le statue in bronzo. Fu creata nel 1926 dallo scultore Trapassi Ezio, vissuto dal 1971 al 1960. Le statue rappresentano un fante nudo, morente sorretto dalla vittoria alata in procinto di incoronarlo. In basso, sulla lastra presente negli scalini, c'è una targa commemorativa ai caduti del 1918 scritta in numeri romani. Rapolano Terme è un posto vivo e un luogo di ritrovo e al contempo di bellezza. Possiede anche un parco particolare chiamato Parco dell'Acqua. Il Parco dell'Acqua ha molte utilità. Spesso in questo luogo vengono organizzati eventi come sagre e concerti. È utilizzato anche in modo ricreativo, grazie a questi ampi giardini, per praticare sport e possibilità di fare un po' di fitness, anche grazie ai macchinari disseminati un po' ovunque. Inoltre possiamo contemplare il paesaggio e ammirare le statue in travertino. Il nome Parco dell'Acqua deriva dal travertino che si forma dai depositi calcarei lasciati dalle acque termali. Il parco presenta una distesa d'erba sempreverde, assieme a numerose sculture in travertino e vecchi blocchi dello stesso materiale che si presentano così come vengono estratti dalle cave. Infine potremo vedere un affaccio di un vecchio fronte di cava, oggi occupato da un lago che arriva fin sotto le abitazioni. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.